Ciao a tutti, sono Lucas. Oggi voglio raccontarvi una storia che mi ha cambiato davvero, nel profondo, una storia di coraggio, di solitudine e poi, finalmente, di amicizia vera. Vi siete mai trasferiti in una città dove non conoscevate assolutamente nessuno? Io sì. E vi dico subito, non è stato facile per niente, ma è stata una delle esperienze più importanti della mia vita. Era il 1° settembre quando sono arrivato a Milano con una valigia grande, uno zaino pieno di libri e tantissima speranza nel cuore. Avevo trovato lavoro in una piccola azienda nel centro della città. Un'opportunità straordinaria, dicevo a me stesso. Una nuova vita, un nuovo capitolo. Ma il primo giorno, seduto nel mio appartamento nuovo, piccolo e silenzioso, ho capito una cosa importante. La città era enorme. Le strade erano piene di persone e io ero completamente solo. Ho guardato fuori dalla finestra. Le luci di Milano brillavano nell'oscurità della sera. Taxi, biciclette, persone che ridevano, che parlavano, che si abbracciavano. Tutti avevano qualcuno. Tutti tranne me. Mi sono seduto sul pavimento. I mobili non erano ancora arrivati e ho mangiato una pizza fredda direttamente dalla scatola. Benvenuto a Milano, Lucas, ho pensato. Benvenuto nella tua nuova vita solitaria. I primi giorni al lavoro erano strani. I colleghi erano gentili, professionali, ma molto occupati. C'erano riunioni, scadenze, progetti urgenti già dal primo giorno. Nessuno aveva tempo per fermarsi a chiacchierare con il nuovo arrivato. Mangiavo il pranzo da solo, al computer, cercando di sembrare normale e inserito. Sapete quella sensazione quando siete in mezzo a tanta gente ma vi sentite invisibili? Come se poteste attraversare le stanze e nessuno si girerebbe a guardarvi? Ecco, quella era la mia vita in quelle prime settimane milanesi. La sera tornavo a casa, cucinavo qualcosa di semplice, pasta, di solito, e guardavo serie televisive sul computer. A volte chiamavo mia madre. Lei mi chiedeva sempre la stessa cosa. Com'è Milano? Hai già degli amici? E io dicevo sempre: "Ma sì mamma, tutto bene, conosco un sacco di gente interessante". Una piccola bugia gentile. Non volevo farla preoccupare, ma dentro di me sentivo la distanza come qualcosa di fisico, di concreto, come un peso che portavo con me ovunque andassi. Un sabato mattina, quasi per caso, ho deciso di uscire e esplorare finalmente il quartiere. Avevo trovato online un piccolo mercato di libri usati vicino a casa mia, ogni sabato mattina in una piazza tranquilla. Ho pensato, perché no? Tanto a casa non ho niente da fare. Il mercato era bellissimo, pieno di vita e di colore. Tavoli lunghi, pieni di libri di ogni tipo, no? Romanzi, fumetti, dizionari, libri di fotografia, vecchie guide di viaggio, odore di carta vecchia, di caffè, di autunno milanese. Ho cominciato a guardare i titoli, uno per uno, senza fretta, senza meta. Era la prima volta in settimane che mi sentivo rilassato. A un certo punto ho preso in mano un vecchio romanzo di avventura. Un classico, con la copertina consumata e le pagine un po' ingiallite. E quasi subito una voce alle mie spalle ha detto con entusiasmo: "Ah, ottima scelta, quel libro è fantastico, l'ho letto 3 volte". Mi sono girato. Era un ragazzo circa della mia età, con gli occhiali tondi e una sciarpa rossa. Aveva un sorriso aperto, sincero, genuino. Il tipo di sorriso che mette subito a proprio agio. Si chiamava Marco. Abbiamo cominciato a parlare di libri, poi di film, poi di musica, poi di lavoro, di dove eravamo cresciuti, di cosa ci aspettavamo dalla vita a Milano. La conversazione fluiva in modo naturale, senza sforzo. Quando ho guardato l'orologio erano già passate quasi 2 ore. "Vuoi venire a prendere un caffè?" ha detto Marco con semplicità. "Conosco un bar qui vicino, il migliore del quartiere". Ho detto sì senza esitare nemmeno un secondo. Quel caffè è diventato 2 caffè, poi un aperitivo, poi una pizza insieme la sera. Marco era di Bologna, trasferito a Milano da 3 anni. "Il primo periodo è duro", mi ha detto, guardandomi con un'espressione che capiva tutto. "Ma poi passa. La città ti entra dentro, piano piano". Quelle parole mi hanno fatto sentire meno solo in modo immediato. Attraverso Marco ho conosciuto altri ragazzi nel giro di poche settimane. Chiara, una graphic designer con i capelli corti e una passione enorme per la fotografia di strada. Davide, un musicista che suonava la chitarra in un piccolo locale del Naviglio la domenica sera. Sofia, che lavorava in un ristorante e cucinava le migliori lasagne che avessi mai mangiato in vita mia, e le mie parole non esagerano per niente. Avete mai notato come le amicizie nascano spesso per caso nei momenti meno programmati? Non le cerchi, non le pianifichi su un'agenda, arrivano quando meno te lo aspetti, in un mercato di libri, in un bar, in un autobus, in una sala d'attesa. Questo mi ha insegnato Milano, questo mi ha insegnato Marco. Le prime settimane con il nuovo gruppo erano piene di risate genuine, di scoperte, di conversazioni che duravano fino a tardi. Ci vedevamo quasi ogni weekend.
A volte andavamo al cinema e poi discutevamo del film per ore al bar. A volte passeggiavamo lungo i Navigli, i canali storici del centro di Milano, mentre il tramonto colorava l'acqua di arancione. A volte cucinava qualcuno di noi, di solito Sofia, e stavamo tutti insieme in cucina a chiacchierare e ridere. Ma non pensate che fosse sempre tutto facile e perfetto. No. Fare amicizie da adulti è complicato, è una cosa che nessuno vi insegna a scuola. È diverso da quando eravate bambini o ragazzi, quando bastava sedersi vicino a qualcuno in classe per diventare inseparabili. Da adulti ci vuole più coraggio. Devi fare il primo passo, spesso senza sapere come andrà. Devi aprire una conversazione con uno sconosciuto senza sembrare strano o disperato. Devi accettare l'idea che qualcuno potrebbe non rispondere, o sembrare freddo, o essere semplicemente troppo occupato con la sua vita. Non devi prenderlo sul personale, non devi interpretarlo come un rifiuto definitivo. Ho imparato tutto questo a mie spese, con un po' di tentativi andati male. Un giorno in palestra, quando ho provato a parlare con un ragazzo che vedevo sempre alla stessa ora, gli ho detto qualcosa di simpatico su un esercizio che stava facendo. Lui ha risposto con una parola, quasi senza guardarmi, e ha rimesso le cuffie sulle orecchie. Fine della conversazione, anzi fine prima ancora di cominciare. Me ne sono andato un po' imbarazzato, un po' deluso, ma poi ho pensato va bene così. Non è colpa sua e non è colpa mia. Non tutti vogliono nuove amicizie in quel momento della loro vita. Non tutti sono aperti, non tutti sono pronti, non tutti hanno energia per nuove connessioni. E questa è una cosa normale, non un fallimento personale da portarsi dietro. Cosa mi ha aiutato davvero a fare amicizie in una città nuova? Prima cosa, e questa è fondamentale, andare sempre negli stessi posti. Il mercato del sabato mattina, il bar sotto casa, sempre lo stesso, la palestra, la biblioteca del quartiere. Quando le persone vi vedono spesso, comincia a nascere una familiarità naturale. Prima un saluto con la testa, poi due parole veloci, poi una piccola conversazione. La ripetizione crea fiducia, la fiducia crea connessione. Seconda cosa, partecipare ad attività di gruppo organizzate. Marco mi ha invitato, in un club di lettura che si incontrava una volta al mese in una libreria indipendente. All'inizio ero nervoso, non lo nego. Non conoscevo nessuno lì. Ma il bello dei club, dei corsi, dei gruppi di interesse comune è questo. Già avete qualcosa in comune con tutti gli altri presenti. L'argomento è già lì sul tavolo. Non dovete inventarvi niente, non dovete fare domande generiche. Potete parlare del libro, del film, del corso di cucina e dalla conversazione nascono le persone. Terza cosa, e questa è la più difficile, almeno per me, essere vulnerabile. Ammettere quando non sapete qualcosa. Chiedere consiglio a qualcuno su un ristorante, su una strada, su come funziona una cosa. Le persone amano essere utili, amano condividere quello che sanno. E quando chiedete aiuto con sincerità, create subito un momento di connessione. Raccontare qualcosa di voi, non solo le cose belle, ma anche i dubbi, le difficoltà, i momenti buffi in cui avete fatto qualcosa di stupido. Le persone si avvicinano di più quando capiscono che siete umani, veri, con imperfezioni come tutti. La perfezione allontana, l'autenticità avvicina. Un sabato pomeriggio di novembre, dopo circa 4 mesi dal mio arrivo a Milano, eravamo tutti insieme in un parco vicino al centro. Il sole di novembre era basso nel cielo, debole ma presente, e la giornata era bella e luminosa, in modo inaspettato. Marco stava leggendo ad alta voce un paragrafo del libro che avevamo letto quel mese nel club. Chiara rideva e faceva foto con la sua vecchia macchina fotografica analogica, sempre pronta a catturare il momento perfetto. Davide suonava 3 accordi sulla chitarra, distratto e felice allo stesso tempo. Sofia aveva portato dolci fatti in casa la mattina, avvolti con cura nella carta da forno, ancora profumati. Mi sono fermato un momento e ho guardato quella scena con attenzione, quasi volessi memorizzarla. Ho pensato, 6 mesi fa non conoscevo nessuna di queste persone. O 6 mesi fa non sapevo nemmeno che esistessero. 6 mesi fa mangiavo pizza fredda sul pavimento di un appartamento vuoto, sentendomi la persona più sola del mondo. E adesso? Adesso avevo persone con cui condividere una domenica pigra al parco, senza programmi e senza fretta. Persone che mi conoscevano davvero, non solo la versione presentabile che mostravo al lavoro, i miei difetti, le mie storie stupide, le mie opinioni esagerate sui film, le mie abitudini strane, persone che mi chiamavano quando avevano una buona notizia da condividere, persone che mi scrivevano quando avevano bisogno di parlare con qualcuno alle 11 di sera. È questo, alla fine, che significa fare amicizia vera. Non è la quantità delle persone che conosci o che hai nei contatti del telefono.
Non è avere migliaia di follower sui social o centinaia di like alle foto. È trovare quelle poche persone con cui puoi essere completamente te stesso, senza filtri. Quelle persone con cui il silenzio non è imbarazzante ma confortante. Quelle persone che ti fanno sentire a casa, anche quando sei lontano dalla tua casa vera. E la cosa bella è che non importa in quale città vi troviate. Milano, Roma, Barcellona, Berlino, o qualunque altra città del mondo. Le amicizie sono possibili ovunque, a qualunque età, in qualunque momento della vita. Ci vuole solo un po' di pazienza, un po' di coraggio e la volontà di aprire una conversazione con uno sconosciuto in un mercato di libri un sabato mattina di settembre. Voi avete mai vissuto un trasferimento in una nuova città? Com'è andata la vostra esperienza? Avete trovato amici facilmente o è stato un percorso lungo e difficile? Avete qualche consiglio da condividere con chi sta vivendo questa situazione adesso? Mi piacerebbe molto leggere la vostra storia nei commenti qui sotto. Ogni esperienza è diversa e preziosa e le vostre parole possono aiutare qualcun altro che in questo momento si sente solo in una città nuova. Se state studiando l'italiano e questa storia vi ha aiutato ad ascoltare e capire qualcosa di nuovo, potete mettere un like al video. Mi fa davvero piacere sapere che il contenuto vi è stato utile nel vostro percorso di apprendimento. E se volete continuare a migliorare il vostro italiano attraverso storie come questa, vi invito a iscrivervi al canale Wow Podcast Italian. Ogni settimana pubblico nuove storie in italiano semplice e naturale, pensate proprio per chi sta imparando la lingua in modo piacevole e autentico. Fare amicizia richiede tempo, coraggio e un pizzico di fortuna al momento giusto. Ma soprattutto richiede di alzarsi dal pavimento, anche metaforicamente, e uscire fuori nel mondo. Il mondo è pieno di persone interessanti, curiose, pronte a connettersi. Forse in questo momento sta aspettando anche voi il vostro Marco. Io ci ho messo qualche mese per trovare la mia piccola famiglia milanese. L'importante è non smettere di provare, non chiudersi in casa, non accontentarsi della solitudine quando si può scegliere la connessione. Grazie di cuore per aver ascoltato questa storia con me oggi. È stato un piacere condividerla con voi, come sempre. Ci vediamo alla prossima puntata con una nuova storia tutta da scoprire. Buonasera a tutti e a presto.